Buongiorno a tutti quanti. Oggi video non troppo lungo perché ho una ricrescita di 24 ore, quindi abbastanza leggera, farò un obliquo e un contropelo. Avete già visto sul mio canale il charcoal everyday e qui proviamo la quindi quarta generazione, questa è la quinta generazione, l'ultimo livello 2 che dovrebbe essere quasi equiparabile al mio. Questo è in ottone, manico per me è troppo lungo, lo dico sinceramente, minimo questo lo andrei a togliere, così secondo me sarebbe il manico dell'altezza giusta, però lo proviamo così com'è, armato di Gillette Nacet. Come sapone, oggi ci spariamo qualcosa che non si vede facilmente da noi. The Holy Black. Vediamo come funziona. Aftershave alcolico, sapone, non so neanche se sia tallovato. Ecco, in questo caso è vegetale. Dalla sua profumazione veramente elegantissima, cioè è qualcosa di spettacolare, quindi vediamo come lavora, dai, vediamo cosa succede. Pennellino, ci abbino due sinte. Ancora di quelli vecchi. Lavora bene, ma io sinceramente l'ho preso perché c'è un piccolo crepo nel manico e l'ho pagato pochi soldi, ma sinceramente col ciuffo della Botti o dell'Uomo andare a spendere 100 euro, 80-100 euro per un sintetico, no, non vale mica la pena, per me almeno. O se no almeno compro il ciuffo a un Botti così ci faccio un manico artigianale come ho fatto io, ma almeno c'è qualcosa che cavolo ti piace o che te lo fai fare su misura come piace a te, capito? Io la vedo così, dopo, su gusti. Ok. Profumazione, a spiegarvela sarebbe quasi, almeno per me, quasi impossibile perché è una profumazione molto maschile, molto. Ti ricorda quelle profumazioni tipo Denim Mask, ok? No Mask, quello original, Denim original, quindi quelle profumazioni proprio maschili, maschili, maschili. Quasi addirittura, non dico da polvere da sparo, ma quasi. Addirittura in questo caso. Monta con una facilità incredibile, nonostante subito sembra spumoso, invece in realtà si sta compattando molto. Si sta compattando molto. Si vede, si sente che non è un tallovato, nonostante abbia una bella compattezza. No, mi ha raggiunto una compattezza mostruosa. Ci devo aggiungere acqua.
ancora. Mamma mia. Un esercito qua ci radi questo sapone qua, un esercito. Ok. E via di obliquo. Sapone bello scorrevole. Purtroppo con l'ottone così pesante e il manico lungo, sentite, nel manico sentite proprio un peso importante. Non lo so sta mania di fare i manici così lunghi, quando quello mio è perfetto praticamente. Mamma mia, c'è una profumazione sto sapone, ragazzi, che ti fa dimenticare le prestazioni del sapone anche. Mamma mia, che buono. Sono sincero perché a confronto del Pakis di ieri, questo ha tutta profumazione, ma come prestazioni già si sente che ci vorrebbe questa profumazione sul sapone del Pakis e allora lo puoi pagare anche 35 euro e li spendi volentieri. Purtroppo gli americani magari in questo caso sparano tutto sulla profumazione, qua almeno in questo caso sono dimenticati un po' delle prestazioni. Il Pakis c'ha prestazioni ma gli manca la profumazione. Ragazzi, fate un gemellaggio, va. Io l'ho già usato sto rasoio, quindi al di là di come vada oggi col sapone vi posso tranquillamente dire che è un rasoio fantastico, emozionante, dolce, profondo. È leggermente più gestibile il mio everyday, almeno io lo sento così, leggermente più dolce, forse anche leggermente meno profondo, quindi alla fine ci sta.
Può darsi anche che questo manico veramente tutto troppo pesante, troppo grande, non aiuti. Però, ragazzi miei, rasoio spettacolare. C'è altro da dire. Non c'è altro da dire. Questo è un sapone, secondo me, io non lo comprerei, nel senso, ok, la profumazione è speciale, però mi aspetterei qualcosa di più nelle prestazioni. Ma è anche vero che se ce l'hai con una profumazione così, non puoi lasciarla perché metti su anche l'after dopo e ti fai la scia che veramente è una profumazione oltre il buono, è spettacolare. Quindi alla fine te la puoi anche mettere quando magari usi qualche setup dolce, sicuro sulla tua pelle che ti potresti radere quasi anche a secco, alla fine te lo godi. Ragazzi miei, cioè, esci dal bagno che continui ad annusarti, questa è la realtà. Comunque cioè, non è male perché se vedete, cioè, dopo tutto c'è una coprenza, nonostante che adesso c'è poco sapone, che non è male, però si può fare molto meglio di così. Ecco, sentite purtroppo la lama un po' cruda in viso. Basta, sono anche arrivato al BBS, quindi non vado neanche a insistere. Basta. C'è di peggio sul mercato, però c'è anche di meglio, per dire la verità. Come profumazioni invece, ragazzi miei, qua si vede che è stata cercata, voluta ed è qualcosa di spettacolare. Poco da fare. Aftershave alcolico, tonico e aftershave. Mamma mia. Infatti se vedete c'è ancora delle righe di sapone. Cioè, il sapone secondo me è saponificato bene. Gli manca, vediamo dai vinci, gli manca qualche burro, qualche olio, qualcosa che gli dia un po' di corpo. Acido stearico, coconut, olio di cocco, quindi la base, dopo potassio, idrosside, acqua distillata, glicerina, fragranza. Cioè praticamente non c'è niente, non c'è un burro, non c'è un olio, a parte la base di saponificazione, c'è solo la profumazione. E purtroppo in viso si sente, cioè la saponificazione è buonissima, che è quello su cui dovrebbero partire tutti quanti quando saponificano. Ti ci faresti il bagno, sto aftershave qua. Ecco, qua gli manca quel burretto, magari un olio, un paio di burri, qualcosina da dargli quel corpo, quella protezione in più che purtroppo qua gli manca e manca quel filino di scorrevolezza e diventerebbe una bomba straatomica. Ecco. Però, bel prodottino, cioè, ragazzi miei, la profumazione così non è da tutti i giorni, ve lo posso assicurare. Bene. Ragazzi, vi saluto. Logicamente rasatura non perfetta, qualche piccolissima irritazione, un po' di fastidietto, ma una roba leggera, comunque accettabile, però vedete che non è una rasatura come si deve. Rasoio si è comportato benissimo, quindi charcoal livello 2 assolutamente promosso, testina fantastica, rasatura dolce, profonda, non gli manca nulla se non un manico magari in acciaio, tutto in acciaio e un manico un po' più corto. Ho già un manico più leggero e più corto, già secondo me farebbe tanto la differenza, però rasoio fantastico. Profumazione del sapone del 7,
spettacolare, gli manca quella forza in più. Su questo bisogna dire la verità. Però, cioè, ragazzi, c'è una profumazione che è qualcosa di allucinante. Bene ragazzi, vi saluto, vi auguro una buona giornata. Ci abbino 2 Synth, se lo trovate a buon prezzo, è un pennello fantastico, molto particolare anche il ciuffo, tutto quello nuovo, non so, sembra tanto il ciuffo delle Umo, l'ultima generazione, però non avendolo provato non posso parlare. Ci vediamo al prossimo video, bye bye!